Della famiglia dei gelati al cioccolato c'è anche quello con il cacao, la polvere di cacao. Questo è l'antico metodo di fare il gelato al cioccolato. Prima veniva usato solo il cacao, poi possiamo invece farlo anche con le coperture. Dov'è la differenza? Beh, diciamo che il cacao ha più un gusto, diciamo, omogeneo, è sempre quello, è difficile che cambi più di tanto. Invece le coperture, usando coperture diverse di origine diversa, anche si possono ottenere diverse sfumature di questo gelato. A me piace, quando uso il cacao, aromatizzarlo. Quindi questa volta useremo una bellissima grappa invecchiata, 20 anni, quindi in botte di rovere, un profumo eccezionale. Vediamo bene quali ingredienti andremo a usare. In questo caso utilizzeremo latte e panna, saccarosio, destrosio in abbondanza, perché questo cacao è pieno di fibre e le fibre tendono a farmelo indurire, quindi ho bisogno di una buona dose di destrosio per avere l'anticongelante giusto, un po' di latte in polvere, l'immancabile sale e i nostri addensanti e ovviamente la nostra polvere di cacao. In questo caso abbiamo un cacao al 22-24, vale a dire con il 23% di burro di cacao. Benissimo, iniziamo, accendiamo la nostra pentola, l'inserimento del latte, la panna che abbiamo precedentemente già pesato, il primo ingrediente, come sempre, sarà il nostro latte in polvere scremato. Ecco qua. Il latte in polvere ci serve, come in tutti gli altri casi, anche per il supporto proteico. In questo caso è molto importante avere un ottimo supporto proteico perché le fibre del cacao tendono a far appesantire la struttura di questa miscela e noi abbiamo bisogno però di qualcosa che ce lo alleggerisca. Le proteine sono particolarmente importanti in questo caso perché aggiungendo la polvere di cacao, che è tanta fibra, questa fa sì che il nostro composto diventi molto pesante, ma noi abbiamo bisogno di alleggerirlo con delle proteine. Le proteine in realtà ci aiutano ad incamerare aria. Bene, fatto questo, adesso andremo a mettere il nostro destrosio. Non dimentichiamoci il nostro pizzico di sale. Attendo che si arriva a temperatura sui 40 gradi, questo mi permette di miscelare i nostri addensanti con il zucchero e il saccarosio. Devo fare attenzione a non formare dei grumi, ecco qua. Benissimo, temperatura è raggiunta, possiamo inserire il nostro zucchero con gli addensanti. La polvere di cacao verrà aggiunta un pochettino più tardi. Ma questa volta invece di arrivare agli 85 gradi, come facciamo usualmente quando pastorizziamo una base, arriveremo a 90, perché, come dicevo, la polvere di cacao è piena di fibre e dobbiamo dargli la possibilità di sciogliere il più possibile. Non saranno mai tutte sciolte, però portandole a 90 gradi riusciremo a migliorare il nostro prodotto. Una volta il gelato al cioccolato veniva fatto solo con il cacao. La copertura non esisteva nell'utilizzo per il gelato. I gelatieri avevano dei calderoni enormi e cuocevano questo cioccolato in maniera lunghissima, bruciavano addirittura questo cioccolato per dargli ancora più aroma e a loro piaceva questo aroma di bruciato che poi dava ovviamente un colore estremamente scuro al cioccolato. Comunque oggi non faremo così, noi porteremo a 90 gradi ma ci faremo bene attenzione a non bruciarlo troppo. Vediamo a che punto siamo della temperatura.
Sì, è arrivato il momento di aggiungere il nostro cacao. Ecco qua. Il profumo che ne esce adesso è come una cioccolata calda, le famose cioccolate calde invernali. Controlliamo la temperatura. Abbiamo raggiunto la temperatura desiderata. Adesso non deve fare altro che spegnerlo. Benissimo, lo togliamo dalla fonte di calore e aspettiamo che si raffreddi e che maturi le solite 3 o 4 ore. La nostra grande tazza di cioccolata calda, non è più calda, no, ha riposato, comunque è pronta e adesso non resta altro che mantecare e aggiungere più tardi la nostra grappa. Va aggiunta a mantecazione iniziata, diciamo a mezza mantecazione, altrimenti l'alcol vi distruggerebbe tutte le proteine. E io le ho messe dentro con fatica e mi devono aiutare a rendere questo gelato leggero. Vado! E voilà. Sette, 8 minuti? No, meno, perché dobbiamo prima aggiungere la grappa. In tutto ci vorrà 7-8 minuti. Fra 3 o 4 minuti aggiungeremo la grappa. È il momento dell'inserimento della nostra grappa. Che profumo, peccato non dargli un sorso. Vabbè, l'assaggerò dentro il cioccolato. Piano piano. Meravigliosa. Aspettiamo e sarà pronto il nostro gelato al cacao e grappa stravecchia. Ah, che profumino viene su. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Vedete, nonostante l'alcol, una buona dose di alcol, la struttura è bella compatta. Perché? Perché noi abbiamo intanto bilanciato bene questo gelato, ovviamente, ma inserito l'alcol dopo, quasi a mantecazione pronta. E questo non gli ha permesso all'alcol di distruggere le nostre proteine e quindi di amalgamarsi bene senza farci nessun danno, ma portando solo la parte aromatica. Wow. Questo è il nostro gelato al cioccolato alla grappa, dove abbiamo usato il cacao questa volta e non le coperture di cioccolato. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Questo come finale di una cena con gli amici. Si prende un bel gelato al cioccolato e la grappa e si festeggia assieme. Buon gelato a tutti.